Bentornati amici smokers, in questo video vi parlerò di una miscela che ho fatto in casa, la mia prima miscela. I prodotti che ho utilizzato, ve li presento subito, sono l'Anfora Virginia e il Nostrano del Brenta. L'Anfora Virginia per l'appunto è un Virginia in purezza, mentre il Nostrano del Brenta sono dei sigari fatti in Italia con un tabacco delle piante di Abano. Questa è stata la curiosità, l'elemento che mi ha spinto a fare questa miscela per provare appunto in pipa il tabacco Habanensis. Io che tra l'altro a me i sigari tipico dei sigari caraibici che a me piacciono tanto, prima di scoprire la pipa io fumavo come fumo lento, diciamo che ero propenso per i caraibici, non più che per i toscani. Non ho, diciamo che non ho smesso, ho allentato, c'è questo prodotto, il Nostrano del Brenta, che pur essendo in Italia, ripeto, realizza dei sigari al 100% con del tabacco Habano, solo che la forma è bitroncoconica, quindi si possono ammezzare. In questo caso ne ho utilizzato uno che sembrava forato, ma magari non lo era più la mia curiosità di fare la miscela, e ho mischiato con un Full Virginia. Ho fatto per l'appunto ho fatto anche uno short dove li tagliavo e li preparavo la miscela, solo che ho perso tutto perché sono a zappa. Vabbè, nel link vi lascio in descrizione, vi lascio i link ho recensito sia il Nostrano del Brenta che il Virginia, e anche dello short, che si vede poco insomma della preparazione. Ci avevo perso tanto tempo, sarebbe stato interessante, ma va bene anche così. Questo è ciò che mi è rimasto. È finito qua, ho fatto circa 20 grammi e me ne è rimasto giusto un po'. Allora, come è stato incrociare questi tabacchi? Semplicemente li ho tritato il sigaro, ho aperto il Virginia, li ho mischiati con un cucchiaio, li ho lasciati in un bormioli, anzi questo non è un bormioli, in un vaso con la guarnizione un giorno, magari per farli amalgamare, soprattutto per una questione di umidità, e dopodiché l'ho iniziato a fumare. Come è stato infumata? Allora, la combustione per me ha bruciato abbastanza bene, soprattutto perché era abbastanza secco, dato dal sigaro, che vuoi o non vuoi, non può essere umido, I profumi all'olfatto sono piacevoli, sono gli stessi del Virginia e del sigaro mischiati, non si distinguono tanto le punte più acute, diciamo. In fumata è stato veramente gradevole, piacevole fare incontrare praticamente questi due mondi, quello del Virginia e del sigaro e del tabacco Habano. È stato veramente interessante, e anche perché io un tabacco per pipa con il tabacco Habano non lo trovo in commercio, e non credo che ci sia in Italia. Poi se voi lo sapete o non vi risulta qualcosa di ciò che dico della mia miscela, visto che è la prima, me lo potete scrivere tranquillamente
nei commenti, mi farà piacere rispondervi. E questo comunque al sapore, infumata, al palato, ripeto, è stato piacevole far incontrare questi due mondi dove non si sentono tanto le punte del Virginia, diciamo i pomodorini secchi che spariscono, però frutta secca, i sapori di frutta secca e di fieno che ha il Virginia e anche il tabacco habano si incontrano, si sposano, fanno festa, tirano i fischioni, è molto gradevole. Se un consiglio che posso dare, se provate a fare questo tipo di miscela o qualsiasi con l'anfora Virginia che si presta al giallone, alias giallone, che si presta benissimo alle miscele, di non fare come a me che mi sono sbragato mezza busta, più di mezza busta, sbragato nel senso che me la sono fumata tutta e poi ho fatto la miscela, perché poi la busta si sa col tempo si asciuga e ho avuto da mischiare un tabacco un po' più asciutto con un sigaro che già viene asciutto di suo, quindi è molto secco e la miscela già adesso alla fine non è quasi infumabile. Non so se la fumerò fino alla fine perché si è seccata tantissimo, quindi se si fa subito appena presa la busta che ha più umidità, sicuramente questo aiuta, l'umidità del tabacco dell'anfora si trasferirà per forza di cose a quella inesistente quasi del sigaro. Se, ripeto, esperienza piacevole, sono stato contento. Se lo rifarò non lo so, perché ci sarebbe anche un discorso di, non so, è stato bello far incontrare questi due mondi, ma d'altra parte ho anche pensato che sono due mondi talmente diversi, quello del sigaro habano e soprattutto del Virginia da pipa, che forse se uno nasce tondo non può morire quadrato e viceversa. Adesso la penso così, nel senso che probabilmente non tornerò a farla, a una miscela di queste, la lascerò fare a chi lo fa di mestiere e un domani chi lo sa, mai dire mai. No, non me ne sono pentito, però diciamo che in futuro non lo so se e quando tornerò a fare una miscela di queste. Ecco, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video, e se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel mi piace che a me aiuterà tantissimo. Nel prossimo video non perdetevi il prossimo video che farò la mia prima unboxing che sto aspettando, una bellissima pipa della De Mosi Caravaggio e due puff se ci riesco in compagnia, e anche per oggi desde la cueva è todo. Hasta la prossima, amigos smokers.